Benvenuti nel nostro solito appuntamento del lunedì, dove parliamo un po' di macroeconomia. Oggi vi voglio parlare di questo grafico che voi vedete spesso, che è il Wall Street Cheat Sheet, che non è altro che la psicologia delle fasi di mercato a livello ciclico. Ma io oggi non voglio proprio soffermarmi su che cos'è esattamente e neanche tanto quali sono i punti, o perlomeno non su questo grafico. Voglio solo farvi capire che molte volte, visto che io lo trovo adesso spesso sui social, no? Tipo voi siete qui, che e quindi, ma senza sapere il perché vi dicono voi siete qui, che è un po' come alla fiera, quando siete in una fiera grande, no? Vi perdete, c'è il cartello, voi siete qui, che a quel punto sono tre tipi di persone, no? Che legano quel cartello, quello che è distratto, ok, va bene, sono qui, poi magari non si accorge che il cartello era della fiera precedente, che magari si erano dimenticati di cambiarlo, quindi semplicemente siete una fiera di motori, non vi accorgete che vi sta dicendo che il padiglione di fianco è di cosmetica, va bene, e quindi vi perdete. Poi c'è invece la seconda persona che giustamente inizia a dire ok, siete qui, inizia a guardarsi intorno, capisce i dati per cui dice siete qua, in questo caso lo stand più vicino, in modo da tracciarsi una mappa per arrivare alla destinazione desiderata. Poi c'è un terzo personaggio che, diciamo così, un po' più complottista, che appena legge il cartello, voi siete qui, pensa, cavolo, e come fanno a saperlo? Mi stanno spiando. Però vabbè, quello è, diciamo, una categoria a parte. Noi invece adesso andiamo a studiarlo mettendolo a confronto con il passato. Andiamo a vedere cosa è successo nel passato su alcune crisi principali. Oggi vi parlerò della tulipmania, la crisi dei tulipani, e lo metterò in confronto con un asset di oggi. Ma in realtà questa è una cosa che è accaduta tantissime volte, perché non è solo stata la tulipmania che ha decretato addirittura la fine della moneta di allora, che era il fiorino, ma c'è stata anche la Railway, la famosa bolla in Inghilterra sulle ferrovie, perché le ferrovie devono essere il futuro, investiamo, investiamo, poi è stata una bolla. Le ferrovie ci sono ancora ed è stato un ottimo investimento per chi ha saputo valorizzare al tempo quello che era l'investimento giusto. Poi abbiamo avuto i Roaring Twenties, i famosi, in italiano sono gli anni ruggenti, i famosi anni 20 americani, che poi però sono sfociati nella crisi del 29. Abbiamo avuto la dot com, insomma, abbiamo avuto tutte cose che anche quando si credeva in internet che doveva essere il top del futuro, e quindi investire doveva essere sicuro perché cambiamo un nuovo paradigma, poi alla fine il risultato è stato che chi ha investito in quel momento ha perso tantissimo perché il 70% delle aziende sparirono e invece chi ha saputo dopo investire con intelligenza si è trovato dalla parte giusta. Ecco, oggi andiamo a vedere come questo tipo di paradigma, questo tipo di psicologia ciclica avviene in modo continuo. Eccoci qui. Questo lo potete scaricare su internet, è lo schema di quello che è successo nel 1600, cioè dal 34 al 37 che inizia la prima fase fino allo scoppio finale della bolla. Quindi è una preparazione psicologica, attenzione, non è che parte il prezzo e poi cade, no, c'è una psicologia dietro e soprattutto dietro c'è il ciclo economico che, come vi ripeto, è il ciclo economico, anche se cambia nel suo aspetto, nei suoi dati, nella tecnologia, cioè cambiano i tempi, però si ripete sempre nello stesso identico modo. Abbiamo una stealth phase che è la fase nascosta, dove effettivamente, dove quando nessuno se lo immagina, arriva un nuovo asset, oppure in questo caso il tulipano non credo fosse un nuovo asset, ma sicuramente una nuova moda che inizia sta per partire, e quindi abbiamo i primi, gli insospettabili che iniziano ad investire. Poi cosa fa? Parte la prima bolla, la prima leg up, no? Il take off, la partenza, e quindi arrivano anche gli istituzionali che pensano, attenzione, ma magari è interessante l'asset, andiamo a vedere cosa fa. Bene, poi naturalmente arriva il primo sell-off, perché comunque quando arrivano gli istituzionali, anche allora ragazzi, un pochettino di giochino c'è sempre, quindi naturalmente inizia a gonfiarsi, si arriva sopra fair value, si risgonfia momentaneamente l'asset. E lei naturalmente inizia la fase un po' i primi che hanno capito che c'era qualcosa da fare di buono, iniziano a dire forse non è poi così, inizia quella fase un po' di scoraggiamento, no? Il famoso disbelief. Bene, poi parte un'altra volta, arriva stavolta la media, l'attenzione dei media,
E poi naturalmente abbiamo, quindi entriamo nel pubblico, no? Quindi quando arrivano i media la voce si sparge al pubblico, arriviamo nella prima fase di entusiasmo, poi arriviamo nella fase di avidità, che è avidità, grida avidità, che vuol dire sì, noi compriamo perché effettivamente noi diventiamo ricchi, poi arriva la fase di delusion, che attenzione che in inglese è illusione, non è delusione, ma è illusione, quindi il famoso momento del buy the dip. Fino a che a un certo punto non esplode l'asset e arriviamo al nuovo paradigma. Questo è il futuro, stavolta sarà differente. Poi naturalmente arriva il primo ritracciamento profondo, il denial, poi naturalmente un ritorno alla normalità, quindi questo viene visto, avevamo ragione a far buy the dip per l'ennesima volta, tanto torniamo to the moon. In realtà no, ritornano alla normalità, ma poi c'è la caduta vera. Quindi i buy di pari, passatemi il coniato nuovo termine, i buy di pari rimangono fregati. Quindi poi arriva la paura, arriva la capitolazione e arriva il ritorno alla partenza. Perché i tulipani esistono anche oggi, c'è un loro mercato, semplicemente sono entrati nuovi attori di mercato. E a questo punto voi magari vi chiedete, sì, ok, ma io non compro mica tulipani, cioè cosa c'entra questo con quello che vediamo oggi, che viviamo oggi, il Nasdaq, lo Standard & Poor's, le cripto? Bene, adesso vi voglio far vedere un asset che, mi raccomando, memorizzatevi bene questo andamento, perché un pochettino potrebbe assomigliarci. Andiamo a vedere. Ed eccolo qui, BTC, Bitcoin, guardate. L'asset è partito in momenti insospettabili e qui sicuramente avevamo gli smart money. Poi 2017, la prima bolla. Questo ragazzi è un grafico a 3 mesi per farvi vedere come le cose vanno viste in zoom out, vanno viste nell'insieme. Non si può guardare un voi siete qui semplicemente guardando il mese prima e il mese che al massimo abbiamo davanti, solo perché qualcuno dà una notizia bull o bear. Questo è stato 2017, il primo take off, la prima fase dove effettivamente qualcuno ha drizzato le antenne. E qui ragazzi, qui si è parlato di bear market, no, nel 2017 è stata tutta una fase iniziale di partenza. Poi abbiamo avuto qua il primo vero first sell-off, perché il primo bull market del 2021. Qui effettivamente abbiamo avuto un qualcosa che si è fatto sentire. Perché? Perché non era più parte di una piccola frangia di smart money, ma qui iniziava ad essere dentro al mainstream, ok? E i primi, attenzione, i primi istituzionali iniziavano ad drizzare le antenne e a capire come entrare nell'asset, cosa che naturalmente è successa qui. Qui abbiamo veramente la parte dei media, gli istituzionali entrano e qui riprende quel piccolo schema che vi ho fatto vedere all'inizio. Naturalmente questo schema che parte dal bear trap e torna alla capitulation l'abbiamo avuto sia qui, ok? Quindi questo è uno schema che si ripete per ogni livello. Ma qui naturalmente l'ho voluto sottolineare in quest'ultima parte perché abbiamo poi quella che sarà la fase finale del nuovo paradigma. Quindi abbiamo iniziato dalla bear trap, si pensava che Bitcoin fosse morto un'altra volta, in realtà è partito, abbiamo avuto l'ottimismo, l'entusiasmo, sono entrati gli istituzionali e siamo arrivati nella fase di avidità. Fase di avidità, siamo tornati indietro, buy the dip, delusion che vi ricordo che è illusione, quindi buy the dip, siamo nella fase principale dei buy the dip e adesso siamo qua. Come vedete nei 3 mesi siamo qui, stiamo rialzando, quindi per il ciclo economico che siamo, per tanti dati che noi stiamo analizzando, che io sto analizzando, sappiamo che ci potrebbe essere l'ultima spinta e l'ultima spinta sarà quella che comunque stanno già pubblicizzando, non so se avete sentito, October, novembre, super dicembre, to the moon, 1 milione, rifugiatevi in Bitcoin, se no il sistema fallisce, ecco, stiamo entrando nella telling story del nuovo paradigma. Poi alla fine ci sarà una fase di denial, un primo ritracciamento importante, ok? Un ritorno alla normalità per poi il fear capitulation. Ecco, quando arriveremo qua, e potremmo arrivare, effettivamente, adesso io l'ho messa qui a 10, ma effettivamente ci possiamo arrivare, non sarebbe una sorpresa. E in questa fase qua non sparirà l'asset in quanto tale, semplicemente cambieranno gli attori di mercato, perché chi è rimasto fregato, che magari doveva essere qua, andiamo 1 milione, ha comprato, qui non avrà più assolutamente il coraggio di comprare. E smettiamolo con la storia, non vedo l'ora che torni a 10.000 che compro. Chi vedrà il Bitcoin magari a 10.000,
ok? In quel momento avrà tutta la voglia, fuorché, di comprare, a meno che non abbia studiato come funziona l'economia e il ciclo economico. Bene, quindi detto questo e fatta questa comparazione, a questo punto a me viene da fare una domanda a Bitcoin. Ma scusa caro BTC, ma non è che per caso così a spanne non mi assomigli un po' alla Turing Mania? Non mi somiglia per niente.